Ciao Francesco, Ciao. ti potessi introdurre brevemente? Io sono Francesco Zanardi, ho 55 anni, sono sopravvissuto, ho subito abusi dagli 11 ai 15 anni da un prete che il primo anno che era stato fatto prete ha abusato di un ragazzino e fu subito spostato dalla parrocchia dove era in quella dove poi stavo io, dove ha abusato almeno di 40 persone. Hai una marea di documenti davanti, potresti magari spiegarci la tua storia usando questi documenti così possiamo capire meglio cosa è successo? Sì, è una storia molto interessante perché coinvolge in prima persona un papa, Ratzinger, quando era cardinale e finché è diventato papa, perché da papa si è fatto sfuggire l'abuso. Ma la storia appunto parte da molto prima e vale la pena di illustrarla. Questo prete appunto, come ho detto, prende i voti nel 1980, abusa di un ragazzino, viene spostato nella parrocchia dove sono io nel 1981 e abusa di me e altri ragazzini di quella parrocchia. Ovviamente a spostarlo il vescovo, Giulio Sanguinetti, quello che scrive la prima lettera. Ma questo vescovo non farà nulla fino al 1989, quando questa lettera dimostra che il vescovo fa una lettera di accompagnamento al prete 8 anni dopo, mandandolo in un centro di cura di Milano per la riparazione, diciamo, spirituale, ecco, perché la problematica all'epoca, secondo loro, era questa. Qui siamo nell'89, nel frattempo, solo un anno dopo, questo prete cambia il vescovo, arriva un nuovo vescovo, si chiama Dante Lafranconi, e lascia aprire a questo prete una comunità di minori in difficoltà, pur sapendo di questo documento che è stato sequestrato, insieme a questi, dalla magistratura nella cassaforte della diocesi, cioè sono i documenti personali del prete. E vediamo qua che tutto tace fino al 2003, quando anche questa comunità, lasciata aprire negli anni 90 dal vescovo, inizia ad avere problemi perché i ragazzini in questa comunità erano tutti bambini, tolte le famiglie, tutti violentati dal prete, e la cosa iniziava, come poi vedremo da questi altri documenti, a essere molto chiacchierata persino dai servizi sociali che vanno dal vescovo, che oggi è il cardinale Domenico Calcagno, a dirgli che non manderanno più bambini nella comunità proprio per i problemi di pedofilia di questo prete. Quindi qui vediamo già nel 2003, giugno 2003, Ratzinger non è ancora papa e il cardinale Calcagno fa questa lettera dove appunto dimette questo prete dalla comunità. A questo punto non viene fatto nessuna denuncia da parte dei Assolutamente. Immediatamente dopo questa lettera, fatta al sacerdote, che viene rimosso e messo in un'altra parrocchia in compagnia di un prete, il cardinale Domenico Calcagno, che all'epoca era vescovo di Savona, scrive appunto al cardinale Ratzinger e ci sono passaggi interessanti perché, poi lo vedremo, nella lettera Ratzinger il cardinale Calcagno allega la descrizione del curriculum del prete. Il curriculum è agghiacciante perché parla di una serie di abusi, una serie di problematiche lunghe dal 1980 alla data odierna, che in quel momento era l'anno 2003. E appunto allega la descrizione, quindi Ratzinger è pienamente, sicuramente, indubbiamente informato di questa questione. Lo informa di quest'altra lettera dicendo che gli ha fatto chiudere la comunità, questo per tutela, e il passaggio fondamentale è dove intanto non c'è nessuna parola per le vittime, ma nei confronti del prete il cardinale dice a Ratzinger che il prete vorrebbe continuare con un impegno pastorale, cioè gli dice: questo vuole continuare a fare il prete, mi dia indicazioni, e le indicazioni poi di fatto arrivano, perché il cardinale Calcagno, dopo aver ovviamente discusso col cardinale Ratzinger, sistema il prete in un'altra parrocchia, cioè non c'è nessuna denuncia, non c'è nessuna rimozione, non c'è nessun processo canonico, neanche canonico, viene messo in un'altra parrocchia
con la raccomandazione che non stia a contatto con i bambini, una cosa un po' difficile perché difficilmente in una chiesa i bambini non vanno, ecco, non è un luogo diciamo per adulti. E mi fermo un attimo a questa lettera e a questo allegato, cioè alla lettera di Ratzinger e all'allegato, perché qui è pesante. Il vicario, cioè che è il vice del vescovo, secondo al vescovo, scrive che è stato, appunto, qua c'è reso conto, Don Nello Giraudo è stato ordinato sacerdote a Savona il 27 settembre 1980. Verso la fine dello stesso anno è stato nominato viceparroco di Valleggia Aquigliano. Ha ricoperto in seguito altri incarichi: assistente regionale della GESCI, che sono gli scout, viceparroco di Spotorno, dove abitavo io, parroco di Feglino. E qui inizia la narrazione, che inizia così: mentre Don Nello era viceparroco a Valleggia, cioè il primo incarico, si è verificato il primo serio inconveniente. Insegnante di religione nelle statali, è stato accusato da una mamma di atteggiamenti morbosi nei riguardi del suo bambino, tenuto sulle ginocchia e palpato in modo difficilmente precisabile. Vado direttamente all'ultima nota che viene fatta a Ratzinger. Attualmente, nell'estate 2003, la situazione è la seguente: nulla è trapelato sui giornali e non ci sono denunce in corso. Queste erano le preoccupazioni della Chiesa savonese trasmesse a Ratzinger. Poi continua dicendo: Don Nello ha chiuso la comunità e lasciato la parrocchia. È affidato a un confratello di cui accetta l'aiuto e il controllo. Quindi se accetta l'aiuto vuol dire che siamo consapevoli che c'è un problema, se no non servirebbe l'aiuto. Si è impegnato ad incontrare un religioso psicologo che lo aiuti a leggere in se stesso nel tentativo di ritrovare un migliore equilibrio. Savona, 22 agosto 2003. Quindi non possiamo dire che questo allegato e la lettera del cardinale Calcagno all'allora cardinale Ratzinger, insomma, Ratzinger non poteva non sapere. Qui c'è tutto. Questo comunque è il curriculum del prete, il prete che ha abusato anche te. Sì. Come ti senti leggendo questa descrizione della sua vita? Non sarà la prima volta, ma deve essere molto commovente. Oggi indifferente. Sono 15 anni che faccio questo lavoro con l'associazione e ne ho lette persino di peggio, se devo dire. All'epoca fu molto istruttiva e dolorosa, perché in tutto questo carteggio da parte tra la Chiesa di Savona e il Vaticano non si versa una sola parola per i bambini, compreso me, che sono rimasti vittime di questo prete, ma tutte le preoccupazioni, come avete visto, vanno verso il fatto che nulla è trapelato sui giornali, che non ci sono denunce e che il prete, poverino, sta male e vorrebbe continuare però a fare il prete. È agghiacciante. Qui, di fatto, dopo quella lettera a Ratzinger, il decreto dove Don Nello Giraudo viene messo in una parrocchia con la raccomandazione di non frequentare bambini, cosa che abbiamo detto. Quindi questo è 2 mesi dopo che Calcagno scrive a Ratzinger. Ratzinger. Lui emana questo decreto. Esattamente. Può rimanere sacerdote, ma lontano dai bambini. Esattamente. Quindi diciamo che la decisione arriva da Ratzinger in realtà, perché il vescovo di Savona si rivolge a lui, chiede consiglio, come esplicitato nella lettera, e il consiglio evidentemente è quello. Passiamo adesso al 22 febbraio 2006. Qui Ratzinger non è più la CDF, è già Papa, ma c'è poi una parentesi dolorosa del 2005 e torniamo poi lì. Qui è di nuovo Domenico Calcagno che scrive, questa volta a Scicluna, che dopo Ratzinger, quando Ratzinger diventa Papa, Scicluna prende il suo posto all'interno della CDF, la Congregazione per la Dottrina della Fede, che oggi è il Dicastero per la Dottrina della Fede. E scrive: mi riferisco alla pratica inerente al sacerdote Nello Giraudo della diocesi di Savona, per il quale è stata già inoltrata corrispondenza ai vostri uffici e per il quale abbiamo chiesto personalmente a lei un incontro, io stesso e il vicario
generale Monsignor Andrea Giusto, che è colui che ha scritto la relazione che è andata da Ratzinger. E qui vi faccio notare che non parlano troppo nelle lettere. Qua vogliono parlare col capo della CDF, che è Scicluna in quel momento, e gli chiedono un incontro. Non relazionano più di quanto avevano già relazionato. Continua: a seguito del colloquio intercorso abbiamo provveduto a richiedere a Donnello di essere accompagnato da persona competente individuata nel padre cappuccino Raffaele Dogni e abbiamo seguito con cadenza mensile l'itinerario psicologico dell'accompagnamento. Quindi gli stanno dicendo che è in cura, no? Per problemi di pedofilia. Padre Raffaele ha riferito che gli incontri quindicinali davano buoni risultati, per cui pensava che si sarebbe potuto arrivare a una situazione di maggiore serenità, ma nel frattempo Padre Raffaele muore e quindi diciamo questi incontri poi psicologici terminano, ma il prete continua a fare il prete, e qui comunque si insiste. Più volte Donnello ha chiesto che si informasse codesta congregazione, quindi il prete che si autodenuncia in qualche modo, al fine di ottenere il superamento del grave giudizio espresso nei suoi confronti, che prevedeva la riduzione allo stato laicale. Quindi in tutta questo carteggio la previsione era quella di ridurre il prete finalmente nel 2006 allo stato laicale. Invece lui, Calcagno, scrive a Scicluna tutt'altra cosa: di superare, cioè il prete vuole restare prete, riusciamo a superare la riduzione allo stato laicale? E di fatto il prete poi resterà prete fino al 2010, come vediamo. Ma va detta una cosa, che tra l'interruzione del carteggio in cui Ratzinger era la CDF e questo in cui Ratzinger è Papa, c'è da dire che Ratzinger, e i documenti lo dimostrano, perfettamente informato, non muove un dito per questo prete, tanto che questo prete nel 2012 sarà condannato a 1 anno e 6 mesi per un abuso sessuale commesso nel 2005, cioè appena dopo che Calcagno, un anno dopo che il cardinale Calcagno comunica al cardinale Ratzinger questa situazione, o almeno abbiamo prova perché lì è scritto nero su bianco, quindi la comunica in questo caso sicuramente chiaramente. Di fatto non viene rimosso, non viene preso nessun provvedimento tranne quello di non avvicinarsi con i ragazzini. Di fatto questo prete viene portato a un campo scout e violenta il ragazzino. Questa diciamo di farlo tornare allo stato laicale, da dove viene questo passo o questa idea? Questa è l'indicazione della CDF, quindi la CDF della congregazione. Non sappiamo se fu fatta da Ratzinger. Qui parlano di un incontro, il vescovo di Savona, il vicario di Savona, e a quale fine è l'incontro? Al fine di superare il grave giudizio espresso nei suoi confronti, che prevedeva la riduzione allo stato laicale. Quindi in sostanza voi sapete che le leggi della Chiesa non sono così attendibili, c'è una legge ma è tutto da vedere se poi all'interno della Chiesa viene rispettata, perché le gerarchie più in alto poi fanno quello che vogliono. Quindi qui diciamo che quello che poi diventerà cardinale grazie a Ratzinger, cioè il vescovo Domenico Calcagno, vescovo di Savona, esplicitamente chiede di lasciar perdere la riduzione dello stato laicale, okay. No? Ma e questo comunque avanti. potrebbe anche essere un passo, no? Che la CDF comunque raccomanda, che lui verrebbe ridotto anche se siamo nel 2000. Che raccomanda non mi dice niente, sì. Perché che raccomanda è come la lettera che raccomandava che non fosse contatto con minori nel 2004, però nel 2005 è andato a un campeggio e è diventato un minore, e qua siamo nel 2006. Io ti ringrazio per la raccomandazione, ma non so dove mettermela. Quindi appunto
appunto qua viene chiesto il 22 febbraio 2006 un incontro tra il vescovo di Savona Domenico Calcagno, Don Andrea Giusto che è il suo vice vicario di Savona, e qui siamo di nuovo a Scicluna che scrive risponde al vescovo di Savona, oggetto consultazione riguardante il sacerdote Nello Giraudo, e Scicluna dice, con riferimento alla mia lettera del 22, che è questa, di cui allego fotocopia, le comunico che nei primi giorni di aprile sarò a Roma. In tale occasione mi sarebbe gradito, se fosse possibile, incontrarla per uno scambio di vedute. Quindi il cardinale, allora ancora vescovo Domenico Calcagno, va a Roma, incontrerà Scicluna, il quale sottolinea la mia disponibilità limitata al pomeriggio del giorno 3 aprile e al mattino dei successivi giorni 4 e 5. Sarà mia premura telefonare per sapere se e quando l'incontro risulterà possibile. E qui siamo al 7 marzo del 2006. Passiamo al 29 marzo, adesso, nel 2010. Quindi cosa succede? Prete, non succede niente, quello continua a fare il prete, resta incardinato nella diocesi di Savona fino al 29 marzo 2010. Però cosa succede? Io nel luglio del 2009 mi reco dal nuovo vescovo di Savona, perché Domenico Calcagno va via da Savona, viene fatto cardinale e presidente dell'APSA, la seconda banca vaticana, e al suo posto viene messo un altro vescovo, Vittorio Lupi. Infatti questa lettera del 29 marzo 2010 è indirizzata a Vittorio Lupi ed è la CDF a scrivere sempre, non più Scicluna che è andato via. Adesso abbiamo Luis Francisco Ladaria che scrive molto chiaramente al vescovo di Savona Vittorio Lupi, al nuovo vescovo: mi riferisco al caso del reverendo Don Nello Giraudo, del clero della sua diocesi, che fu denunciato nel 1980, quindi la CDF ha tutto il carteggio, per abuso di minore, e che nel 2002 manifestava al vicario generale la propria tendenza pedofila. È chiarissimo, ok? Quindi la diocesi sapeva tutto. Il suo predecessore, Sua Eminenza Monsignor Calcagno, nel 2003 segnalava il caso a questa congregazione. Il 4 aprile 2006 egli fu inviato ad avvicinare il chierico per chiedergli se intendesse domandare al Santo Padre la dispensa da tutti gli oneri sacerdotali. In caso contrario avrebbe dovuto attivare un processo penale amministrativo ex canone 1720 nei confronti del sacerdote. Quindi la CDF sta in qualche modo anche bacchettando, gli sta dicendo: allora voi avete questo prete che è pedofilo dal 1980, cosa intendete fare? Però va fatto notare che seppur la CDF non ha questo potere enorme, chiede al vescovo cosa vuole fare, non gli impone. Non c'è nessuna imposizione in nessuna lettera di Roma, anzi tutte, Savona chiede a Roma e Roma gli dice in sostanza: fate come volete, perché qui chiedere cosa volete fare è chiarissimo. Essendo ormai trascorsi 4 anni, la invito a voler cortesemente informare questo dicastero sull'evoluzione del caso. E passiamo al 16 aprile del 2010, quando Vittorio Lupi risponde alla Daria, e vedrete che è proprio la libertà che dicevo, la vedete tutta qua. Risponde alla sua del 29 marzo 2010, nella quale chiedeva informazioni sull'evoluzione della vicenda di Don Nello Giraudo, implicato in una vicenda di pedofilia. Premesso che le accuse sull'operato di Don Nello riguardano fatti avvenuti molto prima della mia nomina, quindi il vescovo prende le distanze a vescovo di questa diocesi,
le informazioni sulla vicenda le ho avute dal mio predecessore Domenico Calcagno e solo in un secondo tempo da Francesco Zanardi, che sono io, che sostiene di essere vittima delle attenzioni del sacerdote in questione. Come vi ho detto, io nel 2009 vado a parlare col vescovo, questa è una lettera dei primi del 2010. Naturalmente ho avuto modo di sentire anche la versione di Donnello. Dopo un opportuno periodo di riflessione, gli ho suggerito nell'agosto 2009 di autosospendersi dal Ministero per ripensare, libero da impegni sacerdotali, una prospettiva diversa per la sua vita e il suo avvenire. Quindi anche lì non lo processa, gli suggerisce: rifletti su cosa vuoi fare, però puoi continuare a fare il prete ancora per questo momento. Di nuovo qua, come detto, non ci sono note per le vittime, in questo caso ce ne sono due riguardanti a me. La prima è, segnalano che io l'ho denunciato al vescovo, la seconda però dice: nel frattempo Francesco Zanardi rendeva noto di aver formalmente denunciato Donnello all'autorità giudiziaria e dava il via a una campagna mediatica la cui eco ha avuto risonanza nazionale. Ho chiesto allora a Donnello, perché si presentavano altre difficoltà, cioè la vittima che tirava sul polverone, iniziava a dire: sono stato violentato, a Donnello di presentare domanda per la dimissione dallo stato clericale. Tale domanda, vedi l'allegato, mi è stata da lui presentata il 27 marzo 2010, cioè questo è un altro escamotage spesso usato dalla Chiesa. Se la Chiesa avesse dimesso in questa situazione, cioè dove Zanardi diceva di essere vittima, avesse processato e dimesso il prete, era un'assunzione in qualche modo di responsabilità, no? O in qualche modo che il prete era pedofilo. Invece astutamente, e questo l'ha fatto anche Papa Francesco, ad esempio con i vescovi del Cile, non li dimette, gli fa fare una richiesta di dimissioni, dove poi la discrezione del vescovo accettarla o meno. E qui è successa la stessa cosa. Quindi, per riassumere, cosa succede qua con l'abusatore? Qui succede che dopo essere andato dal vescovo nei primi del 2009 e essere presentato come vittima, aver denunciato il prete chiedendo che fosse rimosso non tanto dalla Chiesa ma dalla vicinanza con i minori, il vescovo non interviene, anche io vado ai carabinieri e denuncio all'autorità giudiziaria italiana, non alla Chiesa, gli abusi subiti. E in questa relazione, in cui il vescovo Lupi risponde a Scicluna, dice questa cosa e dice anche che ha preso altri provvedimenti che non avrebbe preso, però Zanardi, cioè la vittima che ha denunciato, ha reso noto ai giornali il caso e il vescovo deve intervenire. E per non toccare troppo il prete e non incriminare la Chiesa riducendolo allo stato laicale, fanno il solito gioco, un'astuzia, cioè quella di far chiedere al clerico la dispensa dal ministero. Così non sono io che ti licenzio, sei tu che chiedi di essere licenziato, la cosa è ben diversa. E questo è quello che appunto accade ed è la risposta che il vescovo di Savona darà a Scicluna. Nel frattempo però in procura c'è un fascicolo aperto. La dimissione è questa e se tu vedi è scritta a mano, tremula, cioè era sotto pressione. Quando il prete ha scritto questa lettera, l'ha scritta davanti al vescovo, e lo vedi che è tremante la mano? È la lettera in cui dice il vescovo, no? Io ho fatto chiedere la dimissione. Quindi non subisce, e magari poi cominciare la risposta, lui non c'è nessuna pena, lui non va in prigione, puoi cominciare da... Allora, poi c'è il processo, c'è il processo penale, che finisce, perché in questo momento è già in corso, cioè io ho già denunciato la magistratura, quindi il magistrato, io non so cosa sta facendo, ma sta indagando, ok? E poi vedremo, l'indagine esce nel decreto di archiviazione, nella condanna, la Chiesa prende parte dei pari, no? E si toglie, diciamo, il bombolone, cioè il prete, in qualche modo, dalle scatole. Nel 2012 la magistratura condannerà il prete, che patteggerà per avere uno sconto di pena,
proprio per il caso del 2005, cioè quello che Ratzinger ha lasciato perdere, cioè quel ragazzino abusato durante quel campeggio, cioè dopo che Ratzinger era stato informato e dopo che Calcagno aveva detto che l'avrebbe tenuto lontano dai ragazzini, ma di fatto non è stato così, perché se no non ci sarebbe stato l'abuso, il prete non sarebbe stato un campo scout di adolescenti, ci siamo? Ecco. E per quanto tempo viene condannato? Viene condannato a 1 anno e 6 mesi, che è una pena irrisoria. In Italia la condizionale è di 3 anni, quindi sotto i 3 anni non ha fatto un giorno di carcere, ed è stato condannato per i soli abusi perpetrati verso il ragazzino quindicenne del campeggio. Tra le altre cose, non solo il cardinale Calcagno scrisse a Ratzinger, anch'io scrissi a Ratzinger il 5/4 del 2010 una lettera dove appunto denunciavo i fatti di Savona. I fatti di Savona sono stati talmente gravi da parte della Chiesa, neppure del prete, che è il primo caso, Savona, dove viene rinviato a giudizio anche uno dei vescovi, che è Dante Lanfranconi, cioè quel vescovo che aveva permesso a Donello Ciraudo negli anni 90 di aprire la comunità per minorenni, dopo che c'era già tutta quella serie di documentazione dagli anni 80. E c'è un passaggio che è terrificante. Questo è il decreto di archiviazione del giudice Fiorenza Giorgi nei confronti del vescovo di Savona, che fu indagato, è stato l'unico vescovo che sappia in Italia ad essere indagato, quindi è una cosa molto rara che accade. Bene, riuscì ad essere indagato per omissioni dal tribunale italiano. Il giudice in 6 pagine di decreto di archiviazione, perché purtroppo Lanfranconi era prescritto, quindi se la cavò, chiude dicendo: alla luce di tutti gli elementi sopraelencati non vi è dubbio che Lanfranconi, che è appunto il vescovo di Savona, fosse a conoscenza delle gravi condotte addebitate al Giraudo, e nonostante spettasse a lui, quale ordinario della diocesi alla quale detto sacerdote apparteneva, tutelare le comunità dei fedeli, e in special modo i minori, che venivano a contatto con Donello, si guardò bene dall'assumere qualsivoglia iniziativa volta ad evitare che questi continuasse nelle sue esecrabili condotte. Cioè in pratica dice che il vescovo non ha mosso un dito per evitare che il prete continuasse a abusare di bambini, addirittura consentendogli di gestire una comunità per minori con difficoltà familiari e perciò stesso particolarmente fragile e privo di protezioni. E questo caso viene archivato per prescrizione? Per prescrizione, ma va sottolineata una cosa: in Italia Lanfranconi, che era l'imputato, se voleva chiarire la sua posizione poteva chiedere al giudice di togliere la prescrizione e procedere. Non l'ha fatto. Per il vescovo il reato è prescritto? È una cosa che succede spesso, che questi crimini sono prescritti? Che i vescovi vengano indagati succede pochissimo. Questa volta è successo e gli ha prescritto, sì, succede pochissimo, perché il tempo di maturazione che il trauma lascia alla vittima è di 25-30 anni. La prescrizione in Italia fino al 2014 era di 10 anni solo. Dopo il 2014, con la carta di Lanzarote, raddoppia, 20 anni, ma non sono sufficienti, perché se la maturazione della vittima è di 25-30, capisci che diventa difficile anche lì arrivare per tempo. Per fortuna non è la stessa cosa sotto l'aspetto civilistico, quello del risarcimento, cioè nel tribunale civile invece la Cassazione ha riconosciuto, come negli Stati Uniti, che la prescrizione non parte dal momento in cui la vittima è abusata, ma dal momento in cui la vittima è consapevole del danno che gli abusi sessuali gli hanno causato. E purtroppo però anche qua devo dire un'altra cosa, che i processi si fanno, si vincono anche, ma puntualmente poi il prete non ha i soldi da pagare la vittima. Quello che manca in questi documenti è una segnalazione intanto alla magistratura da parte della Chiesa, che fosse stata fatta per tempo, intanto il prete non avrebbe abusato fino al 2010 di vittime, ma si sarebbe fermato prima. E comunque sia, manca qualunque
tipo di provvedimento, perché qua vediamo che c'è una comunicazione, c'è quindi una preoccupazione da parte dei vescovi di Savona che comunicano la questione al Vaticano, e di fatto poi si riduce tutto con il vescovo, l'ultimo vescovo, Lupi, che chiede al prete di dimettersi, neanche lo dimette, chiede al prete di dimettersi, di fatto lasciando un pedofilo che non è più prete ma è sempre un pedofilo e diciamo a me tecnicamente non risolve il problema, perché abusa sempre i bambini, che sia prete o meno, andava denunciato anche lì, cioè non basta chiedere che si riduca lo stato radicale, cioè lo hai coperto 20 anni, 25, adesso c'è un problema e te lo togli, è persino incivile. Diciamo che in questi documenti, in tutto questo draftage, mancano quei fatti, c'è il Vaticano che viene messo a conoscenza, ma di fatto non agisce, non interviene, anzi chiede alla diocesi cosa vuole fare. Questo procedimento alla fine si riduce con la diocesi che chiede, non dimette, chiede al prete di dimettersi, e quello lo farà, cioè in pratica lo hanno coperto 25 anni e in questo momento dove diventa un problema per la Chiesa gli chiedono di dimettersi, manca parecchio direi. Teniamo conto anche che Ratzinger in Italia la notizia non uscì, ma quando fu eletto Papa nel 2004 Ratzinger era indagato, era alla sbarra in Texas grazie a un avvocato di Houston, Daniel Sheen, che, perché Ratzinger era stato, va anche lì sottolineato, 25 anni prima di diventare Papa alla CDF, cioè il capo lì dentro era lui da 25 anni, quindi aveva gestito tutti gli scandali degli ultimi 25 anni, fu appunto accusato da questo avvocato di intralcio alla giustizia, accusa che venne accolta dal tribunale americano, tant'è che lo convocò, ma nel frattempo divenne Papa e immediatamente dopo essere stato eletto, nominato, Ratzinger chiede a Bush, con il privilegio di capo di Stato, l'immunità. Lui fu prefetto per tutto il tempo, o diciamo quasi dall'inizio della causa tua. Come l'hai vissuto lui come prefetto? Ha fatto qualcosa? No, non ha fatto nulla. Come vedi la gestione di Ratzinger dei casi di pedofilia in Italia? Ratzinger è stata quella di non fare nulla, non solo in questo caso ma in tanti altri, come quello del Provolo, ne era a conoscenza, tanto che ha ordinato nel 2010 una commissione vaticana sull'istituto Provolo, che però poi non ha avuto nessun risultato, anche lì una bolla di sapone solo per dare un contentino alle vittime che continuavano a lamentarsi. La gestione di Ratzinger purtroppo continua, perché adesso non ci sono provvedimenti della Chiesa, ci sono degli appelli della Chiesa che dice che fa dei provvedimenti, ma di fatto noi tecnici che siamo dentro a questa situazione, dentro è tutto qua uguale a prima, non cambia nulla. La stessa conferenza episcopale italiana dichiara lei stessa, che ha creato degli sportelli diocesani dove con la scusa di aiutare le vittime a denunciare, in realtà sono solo sportelli dove la vittima va e in qualche modo allarma la Chiesa, cioè mette a conoscenza la Chiesa di essere una vittima di tale prete, e la Chiesa, diciamo, può già iniziare a tutelarsi. Dicevo, la CEI su questa questione di questi sportelli, che sono inutili, anzi controproducenti, ha dichiarato apertamente che non darà alla giustizia italiana i nominativi dei preti denunciati in quegli sportelli. Questo è sbagliato, ma c'è un vuoto legislativo, la legge in Italia non impone la denuncia, anche se tanti italiani magari per ignoranza dicono che i vescovi non possono per i patti lateranensi. Questo non è affatto vero, cioè non hanno nessun privilegio su questa questione, neanche io ho l'obbligo di denuncia, neanche tu in Italia, non c'è una legge. Quindi la Chiesa, diciamo che in Italia non si può neanche dire che la Chiesa insabbi, la Chiesa in Italia si attiene alla legge, quindi abbiamo un grosso problema che non è formato solo dalla Chiesa ma dallo Stato italiano, che dal 2010, cioè l'anno in cui lo scandalo è arrivato in Italia, è esploso in Italia, non ha mai, cercate sui giornali, fatto un solo appello in materia, in sostanza ha lasciato tutta la gestione italiana dei casi alla Chiesa Cattolica. Vediamo
infatti noi conteggiamo sul nostro database 1090, attualmente 1090 preti pedofili. Bene, vi dico solo che Francia, Spagna e anche altri stati sono partiti con delle inchieste governative per un pugno di casi. 4 casi messi in croce confronto ai 1090 che contiamo noi. In Italia, malgrado questo, malgrado tutto sia pubblico, lo Stato neppure parla di un tavolo, neppure pensa a cosa poter fare, cioè proprio non ne parla, silenzio assoluto. Magari prima di una piccola pausa ci puoi spiegare un secondo come hai ottenuto tutti questi documenti che hai? Questi sono documenti che arrivano alla Procura della Repubblica di Savona, cioè il fascicolo che io poi sono una parte, sono pochi questi, sono quelli che interessavano a noi, ho ritirato, e appunto sono fascicoli, questi qui, tutti sequestrati in diocesi, quindi sono tutta la documentazione che la diocesi aveva segretamente, come prevedeva la De Delixis Graveolibus, cioè la Crimen Sollicitationis, che è la legge per la quale il cardinale Ratzinger fu portato alla sbarra. Questa legge, questo documento, va fatto notare un passaggio importante. La Crimen Sollicitationis è un documento del 1962, noi nel 2000 vediamo la Chiesa Cattolica dire: noi non sapevamo di questi casi. La domanda è questa, è molto semplice: ma allora perché, se nel 2000 non sapevi, nel 62 hai fatto un documento per regolamentare questi casi? Visionario. E quello era, a mio parere, un documento abbastanza segreto, no? Allora, esce fuori molto dopo perché Ratzinger lo cita in uno dei suoi... Un po' diverso. Questo documento parte con l'intestazione a tutti i vescovi, arcivescovi, patriarchi, eccetera, eccetera. Questo è un documento segreto da conservare diligentemente nella cassaforte privata del vescovo. Non va accresciuto con altri commenti, va solo applicato. Ratzinger fu portato alla sbarra nel 2004 da questo avvocato Daniel Shin. Perché? Perché questo documento del 62, che tutti i vescovi poi erano cambiati, ce n'erano nuovi e si erano dimenticati, appunto era sparito dalla memoria delle diocesi, e Ratzinger, sotto ordine di Wojtyla, nel 2000 scrisse ai vescovi di tutto il mondo ricordando che il documento del 1962 era tuttora in vigore, cioè fece quello fu l'intralcio, perché tanti documenti poi delle diocesi, specie in America, furono mandati in Vaticano, dove acquisirono poi il segreto pontificio, e tuttavia comunque erano in uno stato estero, non si potevano più prendere. Ma se questi documenti sono stati sequestrati dalla cassaforte del vescovo, i documenti che mancano sono stati distrutti, il Vaticano non li ha risposto, hanno parlato al telefono, cosa... Io questo non lo so. Probabilmente, come è successo, sono stati distrutti, mancano dei documenti. E insistetti più volte che andasse a sequestrare i documenti. Il magistrato un bel giorno mi disse: Zanardi, senta, io non vado a perquisire la diocesi, qui mi fanno fuori. Io insistetti ancora e lo convinsi alla fine, mi ha detto, e mi disse: Zanardi, se lei mi dice dove sono quelle carte, precisamente vado e le prendo, ma io non posso andare a buttare all'aria la diocesi per cercare questi documenti. E io sapevo dove era la cassaforte, perché appunto avevo lavorato in diocesi, e li mandai con precisione. Ora, questa rivelazione alla magistratura di questi documenti in cassaforte non la feci solo io, la fecero anche le altre persone interrogate a livello di vicario generale, e sono altri preti che sapevano appunto che i fascicoli personali erano conservati lì. Quindi è probabile che alcune carte o non siano state poi consegnate alla magistratura, perché non fu una perquisizione brutale. Gli chiesero, il magistrato chiese alla diocesi: portatemi le carte che avete, e quindi la diocesi probabilmente selezionò solo queste.
che comunque sono ampiamente sufficienti, incrociate con tutto il resto e con l'indagine poi della magistratura che le riconferma passo per passo, diciamo che l'atteggiamento possiamo dire che è assolutamente omissivo, completamente. Io in Italia fui il primo caso esploso, insomma, per quello che c'è la rete, diciamo che ho avuto il coraggio nel 2010, in combinazione quando esplodeva in Europa, in tutta Europa, il problema della pedofilia clericale. In Italia, se vai a vedere 2010, 12, 13, 14, tu parla solo di Zanardi, insomma, veicolai molto la causa, molte vittime si fecero coraggio vedendo la mia forza, e so per le vittime quanto è difficile, e allora mi inventai questa marcia da Savona a Roma che ho chiamato Pellegrinaggio per la verità. Lo scopo qual era? Passare a piedi per strada in modo che le vittime, passando per i paesi, infatti mi segnalavo sulla strada Aurelia e con Facebook davo la posizione ogni tot, no? In modo che le persone potessero raggiungermi per darmi delle lettere che io avrei portato al Papa, e questo accadde. Quando arrivai però in Vaticano mi arrestarono, la polizia, la gendarmeria vaticana mi arrestò, mi impedì di incontrare Ratzinger e di consegnare le lettere. E quante lettere avevi raccolto? Ma una trentina di lettere, avevo raccolto tantissime. Venivano da te e te lo... Era strano, mi seguivano probabilmente per paura. Io avevo fatto questo appello, appunto, che avevo spiegato cosa serviva questa marcia su Roma, questo pellegrinaggio, no? Proprio per raccogliere, per incontrare vittime, per raccogliere eventuali documenti che avrei dato al Papa, quindi non tutte, qualcheduna portò delle lettere con le proprie storie, ecco. Altri non portarono niente, fecero quattro chiacchiere con me e mi accompagnarono un pezzo a piedi, poi io continuai a tornare indietro. Però fu carino, ecco, interessante, e soprattutto il finale, ecco, che qui era proprio l'interesse della Chiesa sul caso.